argomento ostico oggi. È un tema molto interessante, questi tabù. Non sono altro che i soldi. Viva i soldi! Fate di te, questa mattina mi è capitato di trovare il mio Excel dove ho tenuto tutte le spese di viaggio che ho fatto relative al viaggissimo. Secondo voi quanto ho speso in totale? Ovviamente per indovinare ci sono un attimo da capire a come ho viaggiato e tante dinamiche. Comunque partiamo con il breakdown delle spese. Dai, vai e fai. A me viene molto difficile poter dire ok, faccio questo viaggio con 10 euro al giorno, perché in realtà in viaggio ci sono molti imprevisti, ci possono essere delle spese che vengono fatte che tu non pensavi di dover fare e quindi per me è veramente difficile, quindi preferisco darmi un budget 2000 euro e cerco di stare nei 2000 euro e aggiustare il tiro strada facendo, ossia quando vado al supermercato per esempio sceglierò sempre i prezzi più bassi, cercherò di non andare a mangiare fuori al ristorante quando posso, per esempio in alcuni sceglierò ovviamente quello che facciamo, penso tutti noi, l'ostello che costa di meno sostanzialmente, e poi valutare un po' alla fine. Quindi per me è molto difficile stabilire una somma, cioè me la metto anche in testa, tipo per dire ok 20 euro al giorno, però in realtà a volte non riesco a rispettarlo. Primo, i trasporti. I trasporti per me sono stati fondamentali perché appunto per passare l'oceano, quindi da Londra a New York, chi non sapesse di cosa sto parlando potete vedere nella playlist di YouTube il viaggissimo 130 anni dopo, dove racconto tutta l'esperienza, però in poche parole la tratta è stata questa: 150 giorni, 7500 km in bici dal Polesine a Chicago, andata e ritorno. Allora l'aereo ho cominciato a programmare questo viaggio 6 mesi prima, quindi diciamo alla volta di gennaio per partire a giugno. Sono andata alla ricerca di un volo low cost, ovviamente. La ricerca è stata molto difficile perché negli Stati Uniti in estate è l'alta stagione, quindi io ho dovuto prendere l'aereo a luglio e luglio è considerata alta stagione. Prezzi folli, tipo con le grosse compagnie aeree come Lufthansa, come Delta Airlines. Ne ho trovata una che mi ha salvato la vita, ossia è Norse. Norse, a quanto ho capito, è una low cost della Norwegian Airlines ed è veramente una sorta di Ryanair oltre oceano. Chiaramente non parte dappertutto, io l'ho preso da Londra. Allora l'aereo andata e ritorno mi è costato circa 820 dollari, quindi più o meno sono 820, facciamo che il cambio all'epoca era uguale, quindi più o meno sono 820 euro, dove era anche inclusa la tassa per il trasporto della bici. Mi è costata un pochino perché effettivamente il cartone della bici, il trasporto mi veniva a 90 dollari andata e ritorno, quindi in totale sono 180, ma comunque già inclusi in questo prezzo. Norse è una low cost, quindi significa che durante il volo, per esempio, era il prezzo solo del volo, quindi per esempio il cibo non ce l'avevo incluso e difatti mi sono fatta da mangiare prima, e quindi
qualsiasi optional che tu aggiungevi lo pagavi. Il cartone della bici comprendeva 23 kg. Poi ho avuto l'idea geniale, ossia quella di prendere una borsa dove avrei messo tutti i vestiti, qualsiasi cosa all'interno. Nel cartone c'erano le borse vuote perché riuscivano a farmi un po' di spessore appunto e di protezione in più. Ho preso un bagaglio a mano, infatti l'ho aggiunto tutto compreso in questo prezzo, e avevo anche una borsetta da mettere sotto il sedile dove avevo tutta la mia attrezzatura elettronica. Altro trasporto di cui ho avuto bisogno è stato il ferry, quindi la tratta tra Calais e Dover. Il ritorno ho preso una strada diversa, quindi Newhaven fino a Dieppe. In totale mi sono venuti 71 euro. Era un prezzo diverso perché l'andata è circa 90 minuti di viaggio, invece il ritorno sono 4 ore. La tratta era molto più lunga. Altri trasporti fondamentali di cui ho avuto bisogno è stato il trasporto tra casa e l'aeroporto. Io a Londra ero stata ospitata da una ragazza super carina, ma viveva in un posto super scomodo, distante da qualsiasi cosa, da qualsiasi mezzo di trasporto, quindi ho dovuto chiamare un Uber, e soprattutto quando hai dei bagagli molto grandi, quindi per esempio il cartone era immenso, ho dovuto chiamare un Uber XL e quindi mi è costato un po' di più, mi sono costate quasi 50 sterline per questo trasporto, più mi sono fatta portare da casa sua alla prima stazione, perché altrimenti farmi portare direttamente a Gatwick sarebbe stato veramente lunga e soprattutto costosa, più circa 10 sterline dal trasporto appunto dalla stazione fino all'aeroporto. Ho scoperto dopo che in realtà Gatwick è connessa con una ciclabile. L'ho scoperto al ritorno quando da Londra sono andata fino al sud dell'Inghilterra. Non avevo fatto troppe ricerche, perché all'inizio un po' mi dava la testa il fatto di pedalare dall'altra parte della strada, quindi non avevo già tenuto in considerazione nessuna pedalata verso l'aeroporto con il cartone. Una volta arrivata a New York, fortunatamente il mio ospite di Warm Showers è venuto a prendermi, quindi non ho avuto spese di trasporto dall'aeroporto a casa. Al ritorno invece da Brooklyn ho preso la metro. La metro mi è costata circa $5, quindi è super comoda. Da Brooklyn non bisogna neanche cambiare, non ricordo il colore della linea, però si arriva direttamente al JFK. Una volta tornata a Londra, questa volta ho preso il treno che collega Gatwick al punto dove dovevo andare. Mi trovavo in una zona diversa da Londra che era molto molto ben collegata, e questo treno mi è costato circa 15 sterline. Trasporti inaspettati è stato un treno un Amtrak, ero negli Stati Uniti e praticamente da Cleveland a Chicago sono 500 km ed è una strada completamente dritta, quindi vuol dire che per una settimana ho pedalato solo in una strada piatta dritta e molto molto noiosa. Quindi al ritorno dovevo fare la stessa strada perché dovevo seguire un po' l'itinerario che aveva fatto il Masetti e non volevo fare troppe deviazioni perché un po' si discostava, avrebbe perso di senso, e sinceramente non c'avevo voglia di pedalare altri 500 km, di rifare la stessa strada, e quindi ho deciso di prendere un Amtrak, che è appunto il treno che collega gli Stati Uniti. L'ho preso di notte, sono state 6 ore, quindi sono partita circa a mezzanotte per arrivare alle 6 di mattina. Mi è costato circa $100. Ci ho pensato un po', perché ho detto cavoli, $100 sono parecchio, cioè sono tante. Facendo i calcoli dopo mi sono resa conto che probabilmente avrei speso di più in bici, perché in una settimana avrei dovuto tenere conto di farmi la spesa di
eventuali spese improvvise, che poteva essere una camera d'aria in più o un qualsiasi guasto meccanico, un eventuale alloggio nel caso non l'avessi trovato. Io avevo la tenda che di base mi salvava la vita. Negli Stati Uniti è un po' diverso perché ci sono molte proprietà private, quindi si complica un po' la situazione, e il mio viaggio era molto urbano, quindi non arrivavo nelle distese incontaminate, ma ero comunque sempre vicino a dei centri urbani. Fa ridere questa cosa, ma la cosa che costa di meno negli Stati Uniti è proprio la benzina. Ricordo appunto che parlando un gallone, che non ricordo se sono 3 o 4 litri, costa $3. Ho preso un'altra volta il treno, ma questa volta in Italia. Stavo scollinando, mi trovavo a Savona e dovevo arrivare a Torino, e ho preso appunto, fatto strada per un pezzo strade secondarie, poi strada normale, ma purtroppo mi sono trovata provinciali dove cominciavano a passare un sacco di camion. Ovviamente l'educazione stradale è quella che è in Italia, mi sono sentita molto vulnerabile, soprattutto con le borse. Quelle laterali, chiaramente quando c'è uno scontro con l'aria, un po' l'equilibrio si va a far benedire. Ho deciso di prendere il treno, che mi è costato comunque €8. E ho preso un treno anche in Germania, ma questa volta non era un treno necessario perché sono andata a trovare la mia famiglia tedesca. Quindi sono partita da Bonn per arrivare a Münster, e quindi è stato un andata e ritorno. Il primo treno era un treno normale, tipo paragonabile a un nostro regionale. Il secondo era di Flixbus, che mi è costato molto meno, cioè mi è costato €11 Flixbus, e invece l'altro treno circa sui 25, quindi in totale più o meno €36. Prima di partire per il viaggio ho dovuto fare il visto. Quindi l'ESTA per entrare negli Stati Uniti costa $20 e si può rimanere là come turisti 90 giorni. Assicurazione. Io mi affido ad una compagnia che si chiama Eimondo. Se vi metto anche il link in descrizione, per i prossimi vostri viaggi c'è uno sconto del 10%. E Eimondo copre anche le discipline sportive, tra cui cicloturismo. L'assicurazione è fondamentale, nel mio caso specialmente per gli Stati Uniti. In totale, per una copertura di 5 mesi mi è costata €400. Chiaramente l'ho fatta anche in Europa, perché appunto il tesserino sanitario non copre tutto. Importantissimo anche le eSIM. Ho avuto modo di provarle questa volta. In Europa ovviamente con il roaming dipende poi dalla compagnia. Io avevo circa 10 GB con Iliad disponibili, mi sono bastati. Poi c'è comunque il wifi, bene o male lo si trova un po' dappertutto. E ho avuto solo problemi in Svizzera, perché Iliad non ha un contratto con la Svizzera, quindi quando mi trovavo là non avevo il telefono, non potevano chiamarmi, era praticamente inutilizzabile. In totale per le eSIM ho pagato €115. Ho usato 3 compagnie diverse e riuscivo comunque a connettermi con il wifi, però è sempre un po' per sicurezza personale, è sempre meglio averla anche per fare una chiamata o qualsiasi imprevisto che si possa avere. Per quanto riguarda gli alloggi, la mia priorità è stata data interamente al dormire in tenda. Ho usato piattaforme di ospitalità che sono Warm Showers, Couchsurfing, Welcome to My Garden, in primis queste 3. A volte la tenda, quindi poteva essere in libera, quindi wild camping, nei campeggi, nei giardini delle persone che mi ospitavano gratuitamente, e in posti, soprattutto negli Stati Uniti, dedicati ai cicloviaggiatori, dove mettere la tenda gratuitamente anche lì. Solo in casi estremi ho usufruito, sono andata a cercarmi un B&B
oppure un ostello o un Airbnb o un hotel, ma solo in casi estremi. Le notti che ho pagato sono state solo 18 su 150 giorni. Il totale degli alloggi mi è costato 368 euro. I camping dove sono stata, quelli più economici in assoluto, sono stati i camping municipali in Francia. No, in uno addirittura ho pagato 6 euro. Quello che mi è costato di più chiaramente sono stati i B&B o gli Airbnb, ma questi solo in casi di emergenza. Ho avuto una grandissima fortuna che negli Stati Uniti per 2 mesi e mezzo non ho pagato alloggio, perché mi hanno ospitato le persone. Era molto facile piantare la tenda nelle proprietà private chiedendo, però, quindi potevano essere ristoranti, potevano essere gente che ho conosciuto per strada. Lì bisogna fare solo attenzione a mettere la tenda in un campo non sapendo, a volte addirittura non c'è scritto, ma di base tutti i terreni sono proprietà privata, tutti. E quindi è sempre bene accertarsi con il proprietario, perché altrimenti. Altre spese fondamentali in viaggio sono state per me i supermercati. Di base io mi procuravo il cibo nei supermercati. Quando la gente mi ospitava, molte volte mi cucinavano un pasto e non uscivo molto poco al ristorante, quasi mai, perché ovviamente è una spesa che incide tantissimo sul budget. Mi è successo qualche volta, ma perché erano occasioni particolari, per esempio per trovare un amico, magari con l'host si diceva di andare a mangiare fuori, o anche semplicemente per offrire una cena, ecco. Però sono stati molto poche queste occasioni. Chiaramente il paese più economico è stata l'Italia. Man mano che mi avvicinavo all'Inghilterra i prezzi nei supermercati aumentavano e l'apice è stato raggiunto ovviamente negli Stati Uniti. Di spese in totale ho speso 2.393 euro. Che suddividendola per 150 giorni significa che di media ho speso circa 15 euro al giorno di cibo. Parte del mio budget è stato usato anche per motivi di leisure, quindi quelli che io reputo, per esempio, per visitare dei musei. Nelle mie giornate di riposo facevo la turista, quindi principalmente per entrare in qualche attrazione, vedere qualcosa. Non sono state in tante, totale circa 75 euro. Ho apprezzato tantissimo a Washington, dove praticamente tutti i musei che appartengono alla città sono gratis, e lì ho avuto modo di visitarne tantissimi senza pagare nulla praticamente. I ristoranti in totale dove sono stata, quindi un po' in Europa, qualche volta mi è successo negli Stati Uniti, in totale ho pagato 78 euro, quindi molto poche come spese. Prima di partire per il viaggio ho dovuto fare l'iscrizione a queste piattaforme, quindi per esempio Warm Showers mi è costato 30 euro iscrivermi, ma è una tassa che si paga una volta e vale per tutta la vita, e ti metto il link in descrizione dove approfondisco il discorso Warm Showers. Welcome to My Garden è un'altra piattaforma dove ci sono persone che mettono a disposizione il giardino. Costo annuale sono 36 euro. E Couchsurfing, che non è più gratis come lo era una volta, ma adesso è diventato a pagamento, mi è costato 15 euro, quindi in totale 81. E poi tutto il resto che li chiamo gli extra, quindi che potrebbe essere un caffè, potrebbe essere una bibita al bar, potrebbero essere, per esempio, ho preso degli integratori, elettroliti, gelati, cose di questo genere. Sono stati 306 euro.
Ho dovuto integrare l'attrezzatura perché non ne avevo a sufficienza per quanto riguarda la Francia. Ha cominciato a piovere spesso, non era più estate, quindi le temperature erano molto più fredde. E quindi da Decathlon ho integrato con dei gambali, ho preso dei guanti per la pioggia, dei copriguanti, dei copriscarpe, cose di questo genere, e quindi 108 euro. Vediamo ora la manutenzione della bici, perché chiaramente viaggiare in bici si risparmia un sacco, però abbiamo con noi un mezzo che può avere dei problemi. E il costo totale della manutenzione della bici 482 euro. Intendo comprare nuove camere d'aria. Ho cambiato un copertone in Inghilterra, ho preso sempre un Victoria Dry e mi è stato venduto a 47 sterline. In Inghilterra al ritorno mi si era rotto il cavo che collegava praticamente il cambio che collegava il freno, e l'ho dovuto sostituire e mi hanno fatto pagare 30 sterline. Negli Stati Uniti le camere d'aria costano tra le 10 e le 15 sterline. Ho dovuto comprare l'olio nuovamente, ho dovuto cambiare un altro copertone dietro al costo di $80 e ho cambiato anche la catena. La catena l'ho cambiata più o meno in New Jersey, quindi dopo aver fatto 2000, quasi 4000, 5000 più o meno, 5000 chilometri, ed era veramente alla fine. Mi è costata $35. Stavo montando la bici per metterla dentro il cartone prima di imbarcarmi nuovamente a JFK. Fortunatamente, allora, io penso che comunque sia sempre meglio non smontare la bici direttamente in aeroporto, perché io ho avuto un grosso problema, ossia che la sella non si toglieva più. Con tutta la terra, la polvere, si era formato praticamente un blocco, e anche il pedale non si toglieva più, perché a New York sono caduta, ero in una giornata piovosa, ero senza scarica, senza borse, ho preso una buca, ho fatto un volo, sono caduta e praticamente il pedale ha preso una bella botta e di conseguenza non si toglieva più. Sono dovuta andare da un meccanico e per togliermi queste due cose ha voluto $10. Poi vabbè, si era rotto il portatelefono, ne ho comprato uno nuovo. In Francia avevo un rumore, c'era un rumore un po' strano nel movimento centrale, niente di preoccupante, però per me pedalare con questo rumore insistente ho deciso di andare da un meccanico e mi ha fatto pagare 25 euro. Ho dovuto togliere il movimento centrale, ingrassarlo e rimetterlo all'interno. Quindi totalone di tutta questa cosa 5.523. Siamo più o meno sui 1.104 al mese di spese, incluso tutte quelle di cui vi ho parlato, anche i trasporti. Ci sono delle belle notizie che faranno ribaltare la situazione attuale, ossia delle donazioni. Durante il viaggio ho ricevuto delle donazioni da parte dei miei familiari, da parte di amici, e che ringrazio veramente tanto. 869 euro che hanno abbassato le mie spese per arrivare a 4.653. Per me è stata una grandissima curiosità. Sono una persona che controlla molto le uscite quando si è in viaggio, ma allo stesso tempo sono anche una persona che si adatta tanto. Mi piace viaggiare in maniera molto wild, molto selvaggia, dormendo in qualsiasi posto. Le spese di viaggio sono molto soggettive, dipende dalla persona che si è, dipende da quanta disponibilità di budget si ha, dipende dal proprio stile di vita. Non a tutti, per esempio, possono, faccio un esempio, dormire in libera una settimana senza lavarsi, per esempio. Io lo posso fare tranquillamente, non ho troppe necessità di lavarmi ogni giorno, ma parlando con altri viaggiatori invece dicono: guarda, io in libera non ci so stare, preferisco andare in campeggio perché ho la doccia. Chiaramente i prezzi vanno su. Quindi il mio voleva essere un video
perché ho trovato questo file Excel che si era ormai seppellito nell'hard disk e mi mancava fare appunto il totale di tutte le spese, e ho pensato che fosse una cosa utile capire quanto costa un viaggio in bici, tenendo conto che è una cosa molto soggettiva. Però io penso, morale di tutto, che i soldi investiti nei viaggi sono i soldi che investiti meglio, quindi a mio parere i soldi investiti in viaggi sono i soldi miglior spesi in assoluto, perché è veramente un investimento nella propria persona. E fatemi sapere nei commenti intanto se vi interessa come argomento, perché magari lo potrei fare anche per i prossimi viaggi, e più o meno come gestite le spese e le finanze nei vostri viaggi. Lo reputo una cosa super interessante che non dovrebbe essere un tabù, perché appunto è bello anche sapere, anche persone che magari dicono guarda, io dormire in tenda e non ce la faccio perché non riesco, preferisco andare in hotel, va benissimo, nel senso non è che è un problema. Ognuno, nel momento in cui stiamo bene, nel momento in cui noi spendiamo i soldi per intanto uno li spende come vuole, però di base importantissima è nutrirci, bere e poi appunto dove dormire, siamo a posto. Quindi mi farebbe piacere avere una vostra opinione, e chiaramente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ma se non volete darmi la vostra opinione mettete un like, oppure se siete timidi potete anche mandarmi una mail. Un grosso abbraccio e alla prossima, ciao!